Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. È tornato il momento di un piccolo test. Vi dirò una frase in inglese e voi proverete a tradurla. Paolo doesn't expect any delays on the flight, so he will wait at the gate for boarding. Provate a tradurre adesso questa frase e al fine del video controllate se la frase che avete tradotto è corretta oppure se volete cambiarla. Il video di oggi, se non l'aveste già capito, sarà sulla differenza tra il verbo aspettare e il verbo aspettarsi. Durante le lezioni noto molto spesso una certa confusione su questi due verbi. Alcune volte viene utilizzato il pronome, alcune volte non viene utilizzato. Ma quando bisogna utilizzare aspettare? E quando bisogna utilizzare aspettarsi nella forma riflessiva, quindi. I due verbi tradotti in inglese hanno due traduzioni completamente differenti. Iniziamo col verbo aspettare, che probabilmente molti di voi già conoscono. Il verbo aspettare significa to wait, passare del tempo in attesa di qualcosa. Il verbo aspettare al presente indicativo si coniuga in questo modo. Io aspetto, tu aspetti, lui, lei aspetta, noi aspettiamo, voi aspettate, loro aspettano. Mattia aspetta con impazienza l'arrivo delle vacanze. Mattia aspetta con impazienza l'arrivo delle vacanze. Come vedete, aspettare in questo caso significa proprio to wait. Io aspetto il mio turno per parlare. Io aspetto il mio turno per parlare. Anche qui il verbo aspettare indica un'attesa, indica il passare del tempo prima che succeda qualcosa. Passiamo adesso al verbo aspettarsi. Il verbo aspettarsi significa to expect. È un verbo riflessivo che al presente indicativo si coniuga in questo modo. Io mi aspetto, tu ti aspetti, lui, lei si aspetta, noi ci aspettiamo, voi vi aspettate, loro si aspettano. Io mi aspetto che lui venga alla mia festa. Io mi aspetto che lui venga alla mia festa. Se utilizziamo il verbo aspettarsi seguito dal che, come in questa frase, il verbo che segue il che dovrà essere coniugato al congiuntivo. Infatti non diciamo che viene, ma che venga. Facciamo un'altra frase. Bianca si aspetta una promozione al lavoro. Bianca si aspetta una promozione al lavoro. In questo caso, dopo il verbo aspettarsi, c'è un oggetto, quindi non c'è preoccupazione di dover coniugare il verbo al congiuntivo o in altri modi. Non c'è nessun verbo, c'è semplicemente un sostantivo, ovvero la promozione. Il sostantivo del verbo aspettarsi è aspettativa. Aspettativa significa expectation. Se io dico ho delle aspettative molto alte per il mio viaggio, ho delle aspettative molto alte per il mio viaggio, significa I have high expectations for my trip. Adesso finalmente conoscete le differenze tra i verbi aspettare ed aspettarsi. Torniamo quindi alla nostra frase iniziale. Paolo doesn't expect any delays on the flight, so he will wait at the gate for boarding. Paolo non si aspetta ritardi sul volo, quindi aspetterà al gate per l'imbarco. Paolo non si aspetta ritardi sul volo, quindi aspetterà al gate per l'imbarco. Come vedete nella prima frase c'è il verbo expect. Quindi utilizziamo Paolo non si aspetta, utilizziamo aspettarsi, coniugato al presente indicativo. Nella seconda parte invece abbiamo he will wait, in questo caso il verbo to wait al futuro, quindi utilizziamo lui aspetterà, ovvero il verbo aspettare nel futuro semplice. Abbiamo finito qui per questa breve lezione di oggi. Adesso finalmente saprete come utilizzare il verbo aspettare e saprete come utilizzare il verbo aspettarsi nella maniera più corretta. Io spero che questo video sia stato utile. Se avete dubbi o domande scriveteli nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!